Francis Bacon è stato uno dei pittori più celebri del XX secolo. Le sue opere, spietate e tormentate, esprimono con violenza la condizione esistenziale dell'essere umano. Francis Bacon nasce a Dublino in una ricca e nobile famiglia. Suo padre, capitano della fanteria leggera dell'esercito britannico, vantava addirittura una discendenza con il celebre filosofo Francesco Bacone. L'uomo, tirannico e marziale, vivrà sempre un rapporto conflittuale con il figlio, considerato debole e poco virile. Francis Bacon infatti soffriva di un'acuta forma di asma che gli impedirà di frequentare la scuola con gli altri ragazzi e, anni dopo, non gli permetterà di prendere parte alla Seconda Guerra Mondiale. Negli anni dell'adolescenza il giovane Francis mostra apertamente la propria omosessualità, cosa che farà infuriare il padre, tanto da spingerlo a mandare il figlio fuori casa a soli 16 anni. Ciò porterà Bacon a trasferirsi a Londra per poi visitare le città di Berlino e Parigi, metropoli che giocheranno un ruolo chiave nella sua formazione artistica. A Parigi Bacon ha la possibilità di ammirare le opere del grande Picasso, ne rimarrà impressionato. Al suo ritorno a Londra per guadagnarsi da vivere lavora come arredatore di interni, disegnando arredi in stile déco. Nel 1933 dipinge Crucifixion, una delle sue opere più note. Verrà notata dal critico Herbert Reed e accettata in una mostra collettiva della Mayor Gallery a Londra. A questa seguirà una personale nel 1934, che però non riscuote alcun successo. Negli anni della maturità Bacon distruggerà molti dei suoi dipinti realizzati in gioventù. Negli anni 40 il suo studio a Londra diventa un punto di riferimento per artisti, intellettuali e giocatori d'azzardo. In questi anni Bacon conduce una vita dissoluta, perso nei fumi dell'alcol e oberato dai debiti. Nel 1944 realizza il trittico Three Studies for Figure at the Base of a Crucifixion, opera che gli aprirà le porte del successo. Da questo momento in poi le sue opere riscuotono sempre maggiore interesse, cosa che permette a Bacon di vivere tra Londra e la Costa Azzurra, giocando a carte e dipingendo. Tra il 1948 e il 1949 realizza la serie His e dal 1949 al 1956 dipinge ben 25 papi per la serie Popes, in cui spicca una trasposizione del celebre ritratto di Innocenzo X di Velázquez, in cui il volto del Papa è un grido che esprime l'angoscia esistenziale della società dell'epoca. Nel 1962 il suo successo viene legittimato con un'importante retrospettiva alla Tate Gallery di Londra. Tale evento verrà però funestato il giorno prima dell'inaugurazione dalla prematura scomparsa di Peter Lacy, amante di Bacon. Un altro lutto colpirà Bacon in un altro dei suoi momenti di gloria. Nel 1971, alla vigilia di una straordinaria mostra al Grand Palais, perde la vita George Deere, amato compagno del pittore britannico. Francis Bacon muore a Madrid nel 1992 per un attacco cardiaco causato dal suo asma cronico. Il suo studio nel quartiere di South Kensington a Londra verrà ereditato dalla Dublin City Gallery, che lo custodirà con la cura con cui si preservano i reperti archeologici.